Buonasera a tutti e benvenuti in questo canale Riassunti di Storia. Con me c'è il buon Luca del canale Scriptorama. Prego Luca, grazie di essere qui. Piacere, ciao Gianluca e grazie per l'invito. Luca adesso ci parlerà un canale appunto YouTube Scrittorama che si occupa di narrazione. Se vuoi anche, non so, presentati con tue parole così non erro. Provo a presentarmi, esatto. Allora, come dico spesso, sono un pessimo venditore di me stesso, riesco a vendere molto meglio i libri e gli autori, per quello mi sono messo a fare il lavoro di agente letterario e ho aperto nel 2008 un'agenzia letteraria mia che si chiama Scriptorama e diciamo che poi vabbè, lavoro anche come editor, come writing coach al fianco degli autori, quindi li porto a pubblicazione, ma li aiuto anche quotidianamente nell'esprimere se stessi, nel trovare la giusta voce per narrare e raccontare le proprie storie. E poi da un paio d'anni circa ho cominciato a divertirmi un po' su YouTube. Questa cosa in realtà mi è sfuggita di mano, nel senso che poi è diventato un canale piuttosto strutturato in cui parlo di narrazioni, di tecniche di scrittura e prendendo spesso in esame narrazioni contemporanee, narrazioni cosiddette pop, quindi le ultime uscite in termini di serie televisive, film, fumetti, libri, e analizzandoli sotto l'aspetto narrativo in modo da estrapolare quelle che sono le tecniche sostanzialmente che possono essere utilizzate anche nella scrittura pure di altre cose, perché è vero, ad esempio dei romanzi, perché è vero che ogni mezzo ovviamente ha una propria grammatica distintiva e modalità sue proprie, però le dinamiche dello storytelling, quindi anche del mettere in forma una storia, sono abbastanza comuni e trasversali. Quindi prenderle da un fumetto, prenderle da un libro, prenderle da un film, ovviamente cum grano salis, però può essere fatto e può essere utile per chiunque scriva anche altri tipi di narrazioni. Quindi questo più o meno quello che faccio, diciamo. Bene, allora, grazie Luca, ancora voglio ringraziarti di persona, però prima, così non mi dimentico, voglio ringraziare chi è presente con noi, Mauro Orso che è sempre presente in questo canale, anche Deidar, che mi fa piacere che siamo, come dire, ospiti, vediamo diverse live e sono contento che viene a vedere anche le mie. Saluto Kalimbur, che è anche lui un collega di YouTube, e saluto Giovanni, che da quanto capisco è un tuo fanboy, possiamo dire. E non solo, è uno degli autori che curiamo da più tempo. Si può dire che l'agenzia di Scriptorama è nata in concomitanza, senza consultarci prima, ma nata in concomitanza con la sua voglia di mettere per iscritto le sue storie, ma lui è anche il master storico, il dungeon master storico delle nostre campagne di gioco di ruolo, quindi ci conoscevamo già da prima, però dopo ha sviluppato questa vena di scrittore di romanzi storici di grande successo, li trovate su Amazon, insomma, nelle librerie, e niente, quindi è anche diventato fan del mio canale, insomma, Bene, e quindi mi segue, come dice. Quindi ciao Giovanni, e ben arrivato, lieto che tu sia qui. ciao Giovanni, grazie di essere qui. Allora, innanzitutto vorrei appunto ringraziare Luca che ha accettato questa live, sono molto contento perché ho seguito i suoi vari video, le sue varie analisi che troverete anche lasciate in descrizione. Ho iniziato appunto con gli Anelli del Potere, ma soprattutto mi è piaciuto molto, è stato molto interessante che mi è venuta da lì fare l'idea di questa live, i tuoi due video che hanno analizzato gli archetipi della narrazione della serie TV di Chernobyl, quindi vi invito, se non seguite il suo canale, di andarli a vedere. Poi ovviamente le live che hai fatto in questo periodo con il buon Paolo Nardi, che salutiamo, e anche Nicola. Trovate tutti i vari link in descrizione, ma penso che li conoscete. Vorrei ringraziarti per parlare di questo tema, appunto, della narratologia, un tema che se uno non è un vezzo nel campo della scrittura, non conosce, in teoria si dovrebbe fare a scuola, ma si sa che la scuola è un po' come Saruman, dovrebbe essere quel bel giardino, ma dove arriva
è un campo di istruzione, quindi effettivamente a posto di fare narratologia a scuola si fa antologia, che non è nient'altro, leggi un testo modificato, semplificato, posso dirlo che trovi anche degli errori grammaticali in queste semplificazioni, rispondi alle domande, quindi evitiamo. Qui effettivamente oggi vedremo questo e così mi è venuto su ispirazione, prendiamo un esempio, un grande esempio di una narrazione visiva che direi quasi tutti conosciamo, che è la trilogia Il Signore degli Anelli. Ovviamente questa sera non parleremo, faremo alcun riferimento alla serie TV Gli Anelli del Potere, anche perché onestamente è un po' come Napoleon di Ridley Scott, c'è ben poca da dire, oltre che, a mio avviso, una gran trashata, che se posso... Condivido appieno. Prendere, mio pensiero personale, prendere un'opera d'arte come quella di Tolkien o anche una figura storica come quella e viziarla ai fini del marketing, per me è una frode, un po' come se comprassi The Dark Side of the Moon e Pink Floyd e ci trovo delle cose di Fedez. Non si fa, cioè Esatto. Fedez fa le sue di cose e ovviamente io non vado a prenderlo, se prendo The Dark Side of the Moon non voglio andare a cercare quella roba lì. Quindi lasciamo perdere e andiamo nel vivo di questo fatto. Prima di tutto volevo chiederti, per spiegare che cos'è la narratologia. Allora, cercando di non fare troppo, diciamo, la lezioncina, però è quella disciplina che studia un po' le caratteristiche delle narrazioni, appunto. Quindi parte con, diciamo, il termine è stato introdotto da Todorov, risale al 1969, e quindi tutta una serie di studi di taglio critico comunque sulla letteratura e sulle narrazioni. Parte spesso, diciamo, si fa partire un po' dalle funzioni narrative studiate da Vladimir Prop nelle fiabe russe, che propone, diciamo, uno dei primi schemi cioè, diciamo, uno dei primi schemi che si applicano con costanza a tantissime storie. E quindi infatti dopo si vedeva che non erano solo le fiabe russe, ma un po' le narrazioni folcloriche o le narrazioni tradizionali. Quindi c'è l'eroe, ad esempio, c'è l'oggetto del desiderio da raggiungere, c'è qualcuno che gli assegna questa missione, c'è l'oggetto, l'aiutante, che può essere anche un oggetto magico, eccetera, eccetera. Quindi sono varie caratteristiche. Poi dopo riprese anche da altri, c'è Gray Mag, ha fatto uno dei più famosi schemi con cui si possono leggere praticamente tutte le funzioni narrative, le funzioni narrative. Per farla semplice, la funzione narrativa sarebbe, che ne so, il protagonista, l'antagonista, l'aiutante, che poi possono essere abitate, diciamo, queste funzioni possono essere abitate da vari personaggi, oppure possono essere degli oggetti, oppure lo stesso personaggio può incarnare due funzioni narrative, eccetera, eccetera. Insomma, dopo, però lo schema è quello e serve a dare una forma allo studio delle narrazioni, sostanzialmente, che quando applicato si vede che si adatta in maniera del tutto naturale, cioè non c'è nessuna forzatura. Quindi a dimostrazione che le storie che ci raccontiamo, appunto anche le storie tradizionali, di fatto sono sempre state raccontate nello stesso modo, a grandi linee. Ecco. Perfetto, ti ringrazio per questa chiarezza che hai esposto, anche esposto nei tuoi video, perché sono argomenti che personalmente non ho mai riflettuto, che mi ha suscitato curiosità e mi suscita anche molto interesse. Devo dire, vedendo anche i tuoi vari video che hai analizzato, si capiscono molte cose, sono più, tra virgolette, un po' più consapevole adesso quando leggo una narrazione, quando guardo un film, una serie TV, di queste, appunto, questa chiave di lettura. E infatti c'è anche una seconda domanda, prima ancora di entrare nel campo. La narrazione che noi abbiamo preso adesso d'esame si parla dell'epica. Io dico, per mia formazione sono un antichista. Non mi sono mai chiesto l'epica come narrazione, che struttura sia, che cosa racconta. Cioè io da antichista penso all'epoca, penso all'Iliade, mi sono domandato, ho studiato che cosa rappresenta, la storia che c'è dentro, chi l'ha scritta, come si muovono, cosa rappresentano a livello culturale, antropologico questi personaggi, ma proprio a livello di narrazione.
come possiamo definire l'epica? Allora, diciamo che l'epica come il mito forse anche di più, è un po' il modo in cui già nell'antichità si dava conto, delle varie sfaccettature dell'animo umano. Quindi sappiamo che molti miti possono essere oggi, letti in chiave psicologica, perché effettivamente i personaggi vanno poi a rappresentare dinamiche psicologiche. La stessa cosa succedeva con il dramma, insomma, della tragedia greca, più che il dramma, scusate, errore mio, quindi la tragedia greca. Quindi nell'epica c'è questo, quindi c'è il racconto dell'uomo, sostanzialmente, uomo in quanto proprio essere umano, con i suoi alti e i suoi bassi. Quindi una delle principali caratteristiche dell'epica, ricordo, è che poi è andata un po' scemando, è andata un po' a dimenticarsi, il fatto che ogni personaggio che appare nell'epica, a ben guardare, ha sia lati positivi che lati negativi. E questa è una cosa che oggi deve essere ricordata nelle scuole di scrittura, perché sembra che ce la siamo dimenticata, ma da sempre le grandi storie ci propongono personaggi che oggi vengono definiti tridimensionali, cioè quelli che appunto hanno sia lati negativi che lati positivi, perché l'essere umano non è perfetto. E paradossalmente non erano perfetti nemmeno questi, che sostanzialmente erano i grandi eroi, cioè l'epica racconta di eroi grandi, larger than life, perché uno dice: ma perché tu sei già, ecco, racconta magari di re, racconta di figli di divinità, semidei, e uno dice: ma come, tu sei già arrivato, no? Che altro devi raccontarmi, che storia devi raccontarmi? Perché oggi le storie si raccontano tutte partendo da un personaggio un po' di relitto, ok, che diventa piano piano, attraverso il famoso viaggio dell'eroe, diventa appunto un eroe, cioè trova se stesso, si scontra con la propria ombra e diventa finalmente una persona completa, una persona realizzata, una persona cresciuta. Questa è la narrativa oggi. E allora uno dice: ma l'epica che cosa vorrà mai raccontarmi? Perché se oggi le storie vengono raccontate in questa maniera, dall'altra parte abbiamo re, imperatori, divinità, semidei, che vuoi raccontarmi? In realtà sono narrazioni della massima tragicità, del massimo impatto emotivo, perché in realtà lì vediamo l'uomo a confronto con la propria ubris, cioè ogni eroe dell'epica si confronta con se stesso, con la propria ambizione a diventare ancora più grande per certi versi, a sfidare gli dei, la ubris appunto, quindi andare verso il proprio fato, il proprio destino, che però sta sempre un po' più in là, cioè possono essere anche conquistatori di regni, hanno sottomesso le popolazioni nemiche, tutto quello che vogliamo, ma non è mai abbastanza. Quindi l'epica è la dimostrazione che il viaggio dell'uomo non finisce mai, è la dimostrazione che il viaggio dell'uomo in realtà non si compie finché noi non andiamo incontro al nostro destino, che è un po' quello di destrutturare ogni Pantheon, ogni Olimpo e ritagliarci il nostro posto là dentro. Quindi diventare noi stessi per certi versi divinità. Questo a livello anche simbolico. E a livello contenutistico è quello appunto che vediamo, cioè ci sono eroi che uccidono mostri immensi, giganti, draghi, titani, e quindi cioè lottano proprio contro qualcosa che è più grande di loro e non smetterebbero mai, cioè è quello, la ubris è quello, cioè non smetterebbero mai, devono sempre cercare il prossimo scontro, il prossimo confronto, perché è il modo in cui l'uomo si mette alla prova, sostanzialmente. Un racconto di sfide titaniche. Sì, assolutamente, di sfide titaniche, ma è molto spesso principalmente un racconto di sfide contro se stessi. Forse questo non era emerso abbastanza, però è principalmente un racconto di sfide contro se stessi. Perché? Perché anche i mostri, i tanti mostri, insomma, che appaiono nell'epica, in una certa epica almeno, sono in realtà delle rappresentazioni simboliche di pulsioni umane, sono la bestialità, e quindi anche questa bestialità va domata, non va necessariamente sconfitta, però va integrata.
oppure sono la lussuria, oppure sono l'avidità, e tutte queste cose vanno in qualche modo integrate nella nostra vita. Perfetto, ti ringrazio per queste 2 immense Spero di essere premesse. Sì, stato sì. abbastanza chiaro. Bene, quindi ora ti chiedo casomai di andare al cuore della nostra live, prendendo l'esempio, la famosa trilogia di Jackson, almeno la prima appunto, quella di Signore degli Anelli. Questa abbiamo detto una narrazione anche, diciamo, contemporanea, comunque si parla di epica, poi dai tuoi video, anche i video di Paolo Nardi, si emerge come appunto il romanzo di Tolkien Signore degli Anelli sta un po' a metà, se da una parte c'è dell'epica, c'è anche abbiamo anche Giblin che scusami, che ci saluta, fantastico, buonasera. È arrivato proprio lupus in fabula proprio. Esatto. Comunque Bompardi nei tuoi video ci insegni che se da una parte abbiamo gli eroi tipicamente epici, il bene e il male, proprio si scontra, da una parte abbiamo chi è che viene Tolkien, come viene raccontata questa narrazione attraverso gli occhi e le gesta degli hobbit, che sono nient'altro che gli uomini, quindi c'è questa modernità in quest'epica. Quindi ti chiedo che cos'è comunque un archetipo della narratologia, e poi se possiamo casomai, prendendo questa narrazione, vederne alcune, cercare appunto di usarli come esempio per identificarli meglio. Allora, intanto il tema che mi avevi proposto per la serata era estremamente stimolante, quindi mi sono ritrovato subito nella tua proposta e ho detto sì, sì, assolutamente, parliamone, anche perché è interessante. Appunto, la trilogia di Jackson è una narrazione moderna, quindi filmica, però basata, sappiamo, anche con una certa fedeltà laddove possibile, con un certo sicuramente amore per l'opera originaria, quindi per gli scritti del professore, e quindi ritroviamo molto di quello che effettivamente è anche nei libri. Però è chiaro che quando viene ammantato con una narrazione cinematografica arriva più facilmente a tutti. E allora il discorso degli archetipi che facciamo questa sera può essere tranquillamente trasposto in realtà sull'opera originale. Sì, assolutamente. Credo che sia anche, adesso devio No, per, scusami. esatto, per rispondere a Calibur, che è uno dei, perché Gianluca mi aveva chiesto dei testi da indicare per poter fare da tipo bibliografia per chi volesse approfondire, e questo di Campbell è uno dei testi che avevo sicuramente consigliato. Campbell era un mitologo, quindi studiava i miti, e in questo saggio L'eroe dei mille volti lui parla appunto delle forme dell'eroe, delle maschere, diciamo, che l'eroe indossa attraverso i miti, attraverso... Poi dopo questo è stato assunto ed è assurto quasi a materiale, insomma, per la scrittura, anche scrittura narrativa, scrittura creativa, proprio perché fornisce una visione di quelle che sono le varie modalità e le varie declinazioni della figura dell'eroe. Questa sera, per parlare di archetipi, io non solo mi baso sui contenuti di Campbell, ma nel corso del tempo ho integrato con altre letture, tra cui una per me interessantissima e che consiglio anche in questo caso a chiunque voglia proprio scrivere, è Il risvegliare l'eroe dentro di noi di Carol Pearson, che è una delle studiose che integrano proprio la psicologia con un approccio anche narrativo, e quindi in realtà lei parla del viaggio di ogni essere umano attraverso 12 fondamentali archetipi. Questi archetipi a loro volta sono presi da Jung, alcuni, altri sono presi appunto dalle teorie narratologiche strutturaliste più pure, e narrativiste, insomma, più pure, e quindi quando io parlo nel mio canale, come ho fatto nei video di Chernobyl, di archetipi, in realtà raccolgo un po' da tutte queste fonti. Perché? Cosa sono gli archetipi? Per rispondere anche velocemente, sarebbero delle strutture, delle
dei simboli, in realtà, che fanno parte dell'inconscio collettivo. Diciamo, intanto sono delle immagini che poi dopo possono decantare, possono evolvere, possono trasformarsi anche o emergere, diciamo, dai simboli, comunque fanno parte dell'inconscio collettivo. L'inconscio collettivo è quella sovrastruttura immaginata da Jung, diciamo, che raccoglie le esperienze di tutta la specie umana a partire dagli albori, tra virgolette, cioè ci sono delle forme, sia forme pensiero, sia appunto dei simboli che ci portiamo dietro sostanzialmente da quando l'uomo si raccoglieva intorno al fuoco la sera e, avendo sviluppato le prime forme di linguaggio, alla fine si raccontava storie. E una cosa che mi ha sempre affascinato è che leggendo molto si scopre piano piano che le storie hanno cioè qualsiasi storia che noi prendiamo ha un antenato, oppure un riferimento, oppure concettualmente è come se fosse una tappa ma sulla stessa mappa, perché magari elabora in forma più moderna, contemporanea, dei concetti precedenti, primordiali, arcaici e archetipici. E quindi questa è una cosa che mi ha sempre affascinato, il poter continuare a leggere e piano piano o mappare a mia volta oppure inseguire semplicemente le storie lungo un percorso che è come se fosse la radice originale di tutte le storie, originaria anzi di tutte le storie. Quindi questo mi ha sempre affascinato. Percorso antropologico, direi. Sì, l'antropologia mi è sempre molto piaciuta, è quella, la psicologia del linguaggio, leggo parecchio, diciamo, di queste cose, psicologia pura, psicanalisi, antropologia, insomma, è campo di studi parecchio interessante, dove... Abbiamo anche un complimento abbastanza pesante. Ah, ok, esatto. Okay, sì, tra parentesi è un complimento, perché all'inizio sembra un po' una minaccia. Esatto, infatti quando si inizia col professore dici oddio, no, è quelli di solito, no, che c'hanno del ginnasio poi, cioè non è che uno a caso, quindi... Il caso ringrazio Irene per questa cosa, grazie mille. Sì, una passione pure è sempre stata la storia per me, quindi ho sempre studiato, esaminato la storia, continuo ogni tanto appunto anche a guardare video come sul canale del Studi di Storia che mi parlano di storia, che esaminano vari aspetti e appunto è qualcosa che alla fine parla a tutti, perché è questo, cioè alla fine parla a tutti, l'archetipo parla all'uomo, fa riferimento a questo, fa riferimento al fatto che siamo uomini. La narrativa, dicevo prima dell'epica, la narrativa ci parla di noi come uomini, in quanto uomini. Il famoso viaggio dell'eroe non è altro che il viaggio che compiamo ogni giorno su questa terra. Poi c'è, anche noi abbiamo la macrostoria, quella che la storia orizzontale, diciamo, non so se siete, diciamo, penso che tutti siamo avvezzi a questo termine, che nelle serie televisive c'è la storia orizzontale, che è quella che va avanti, diciamo, dall'episodio 1 fino alla fine di tutte le stagioni, quindi è una sorta di macrotrama, e poi ci sono le storie se posso, del Signore degli Anelli, la trilogia, la macrostoria è prendi l'anello e buttalo nel Montefato, per dire in modo estremamente brutale. La compagnia, questa è la storia orizzontale. Sì, diciamo che si usa meno in romanzi e serie brevi, diciamo serie formate, più tipica della narrazione seriale propriamente detta, perché per ogni episodio si tende a dare degli obiettivi ai personaggi che si cerca di risolvere entro il tempo dell'episodio, e quindi quella è la storia verticale. Poi dopo invece c'è il grande obiettivo, il massimo obiettivo, che si risolverà solo alla fine della serie, sostanzialmente, oppure della stagione, e poi dopo viene rilanciato. Potrei farti una domanda cattivissima su Gli Anelli del Potere, qual è la narrazione orizzontale, ma non te la faccio perché... no, ok, esatto, abbiamo detto prima, non lo tocchiamo e non c'è molto da dire, se non niente.
quindi stasera parliamo di cose belle, quindi parliamo appunto di archetipi, parliamo di viaggi dell'eroe, e quindi il discorso del viaggio dell'eroe è questo, lo fa l'eroe all'interno della storia e lo facciamo noi ogni giorno, quindi perché questo modello, che oggi ovviamente come tutte le cose per carità viene messo in discussione o comunque vengono fatte le pulci, però perché il modello del viaggio dell'eroe ancora oggi è utilissimo per raccontare storie che si agganciano fortemente al nostro inconscio, perché il viaggio dell'eroe ci dice che quello è il viaggio che facciamo ogni giorno su questa terra, quindi più immedesimazione di questa alla faccia di chi poi dopo deve ricorrere a modalità errate di identificazione, cioè modalità errate di inclusività, come viene detta oggi. Non che l'inclusività sia sbagliata, non sto dicendo questo, sto dicendo quando viene utilizzata in maniera puramente funzionale e asservita a certe logiche, perché io posso benissimo immedesimarmi in un personaggio afroamericano. Guardo le serie dove i protagonisti sono afroamericani. Sempre stato così. La storia ce l'ha sempre raccontato, la storia della televisione, dalla famiglia Robinson. Cioè, chi è che non si guardava i Robinson? Chi è che non si guardava delle storie dove non c'erano per forza bianchi caucasici, eppure ci appassionavano, ci piacevano, c'è sempre stata l'inclusività, quindi oggi vogliamo spingere molto su questo, sta diventando una bandiera un po' vuota, nel senso che poi dopo si dimentica che dietro a quei volti ci va messa comunque una storia. Cioè non è che perché io ci ho messo l'inclusività, allora basta, della storia me ne posso fregare, perché non è che sto facendo semplicemente uno spot televisivo, sto scrivendo una storia, e anche gli spot televisivi tra l'altro sono storie, ma vabbè, ok. Però, ok, dicevamo, insomma, vogliamo entrare più nel merito, dopo di questo magari se esploriamo se c'è interesse. Se Possiamo no, fare un per esempio, entrare... scusami, da 90 di una immedesimazione estremamente forte, almeno per me. Pensiamo alla Medea di Euripide, una donna, io sono maschio, una donna anche cattiva, c'è una figura estremamente negativa in questa tragedia, perché commette delle cose, un omicidio dei figli che sarebbe per ogni cultura veramente un sacrilego, però talmente scritto in modo profondo che tu, come dire, alla fine non è che la scusi, però empatizzi con lei, capisci i motivi, cioè lì mi avviso quando veramente una scrittura è talmente profonda, un po' un esempio, se vogliamo, almeno per me è stato il primo film di Joker. Lui commette delle cose che sono ovviamente non le puoi accettare moralmente, però arrivi a una tale profondità di scrittura che comprende un parolone, però comunque ti avvicini a lui, ecco, a mio avviso. Ma assolutamente, ma d'altronde le storie, come ci ha insegnato la Pixar, possiamo anche immedesimarci in un cowboy giocattolo, Certo. o in un dinosauro giocattolo, cioè possiamo immedesimarci in un fiore, in una pianta, in un sasso, Un perché? cerbiatto come Bambi, chi non ha pianto guardando Appunto, Bambi? tutti i personaggi protagonisti animali delle storie, protagonisti anche femminili positivi, una Mulan, per restare in ambito di Disney, insomma, tra i più noti, una Mulan, quella de Brave, che adesso non mi ricordo, la Merida de Brave, cioè noi comunque ci immedesimiamo in qualunque cosa, e qualsiasi cosa sia la protagonista di una storia, e la storia, per essere tale, deve avere certe caratteristiche. Adesso magari non ci dilunghiamo, però ad esempio la sfida, ad esempio insomma degli step, dei gradini di crescita, delle fasi di crescita, perché se l'eroe rimane sempre quello, se l'eroe esce di casa c'è sempre il sole, gli va sempre tutto bene, se prende una bella abbronzatura non gli succede niente, quella non è una storia. Ecco, e oggi a volte insomma abbiamo cose di questo genere. Se anziché prendere in mano la propria vita si fa vivere, allora non è una storia. Nella maggior parte dei casi, dopo possono esserci eccezioni, però nella maggior parte dei casi, se non prendi in mano la tua vita, non sei l'eroe di quella storia.
sicuramente la hubris di cui parlavamo prima per gli eroi epici te manca completamente, perché sei un po', diciamo, passivo nella tua vita, quindi è difficile appassionarsi a un personaggio di questo genere. E poi a una storia che probabilmente non c'è. Quindi, questo per dire, ecco, non so se la pensi in questa maniera, non so qual è il tuo rapporto con le storie e se hai scelto appunto i film di Peter Jackson, perché invece ci hai visto molto conflitto, ecco, per esempio. Vabbè, a parte il conflitto e tutto, ho scelto questo tema perché, come ho detto prima, sono argomenti che per mia ignoranza personale non mi sono mai posto tali domande. Ho sempre visto, appunto, parlando dell'epica, ho sempre visto un'altra prospettiva, quindi mi interessa molto fare questa live, i video che fai, perché mi permette di analizzare e vedere anche questi racconti in modo differente, un modo che non ho mai visto. Quindi c'è un viaggio che sto facendo con te questa sera. Sempre visti, Allora dammi casomai. tu delle indicazioni o delle dritte, Certo. da cosa vogliamo partire? Cioè dalla storia in generale? Ah beh, perché prima dicevi infatti che è una storia a metà strada tra epica e narrativa, Sì, quindi potremmo anche partire potremmo iniziare da lì, da questo qua. vedere appunto perché epica, perché invece una narrazione moderna, se vogliamo usare questo termine un Sì, po' sì, improprio. assolutamente. Sì, assolutamente, perché allora a livello di forme ha una forma narrativa, mentre l'epica di solito era una forma a canti, che insomma, e quindi era una poesia, sostanzialmente era più lirica, era più poesia. Qui è narrativa, laddove la narrativa nasce sostanzialmente con il romanzo a sua volta nasce più o meno con la borghesia, l'epica era la narrazione per l'aristocrazia, cioè diciamo, si era evoluta come una narrazione per l'aristocrazia principalmente, e il romanzo viene in qualche modo introdotto anche con l'introduzione quindi dei suoi personaggi molto più comuni, molto più bassi, diciamo, come statura proprio etica, morale rispetto a quelli dell'epica, con l'arrivo, l'avvento di una nuova classe, che era appunto quella borghese. Poi, diciamo, questa forma in qualche modo cioè, anzi, questa forma è sicuramente quella del Signore degli Anelli come libro. E però il Signore degli Anelli è come se includesse al suo interno l'epica. In che senso? E questo lo vediamo anche nei film, quindi spostiamoci velocissimi verso i film. Perché da una parte ci sono tutti eroi grandiosi e già completi di loro. Poi dopo vedremo le eccezioni. Però se prendi un Aragorn, se prendi un Boromir, se prendi Legolas, Gimli, tanto più Gandalf, è chiaro che stiamo parlando di eroi epici, cioè quelli che dicevo prima, quelli appunto che abitano l'epica, eroi già grandissimi, eroi che possono da soli ipoteticamente, insomma, sconfiggere eserciti. Pensiamo alla sfida tra Gimli e Legolas, a chi ne uccide di più, con numeri che raggiungevano numeri abbastanza insomma Anche per lo magnificenti. stesso film, cioè per la stessa trama, sono guerrieri di un certo livello, ecco, non sono uno Sono qualunque. guerrieri che sanno quello che fanno e in certo modo vengono inclusi nella compagnia perché sono già eroi, cioè sanno che le persone, gli hobbit, cioè che verranno affidati alla loro custodia, possono contare su dei guardiani, dei difensori di altissimo calibro e appunto sono persone con capacità superiori sicuramente alla media e quindi eroi epici. Dall'altra parte invece c'è la narrativa pura, tra virgolette, cioè accanto a questa epica c'è la narrativa pura che è quella portata avanti dagli Hobbit. Perché la narrativa pura? Perché gli Hobbit sono appunto come eroi di un romanzo borghese, ottocentesco, cioè sono persone comuni, sono persone
semplici, sono persone che non hanno mai visto il mondo, cioè non sono uomini di mondo, ma sono persone che non hanno mai visto il mondo perché hanno solo abitato all'interno dei confini della propria campagna, sostanzialmente, contadinotti quasi, e si mettono in marcia per un'avventura più grande di loro in un mondo che per loro è estraneo ed è effettivamente un mondo magico. Se pensiamo, vabbè, solo restando ai film, ok? Senza andare nelle parti, diciamo, tralasciate dei libri, solo rimanendo nei film, appena loro partono, trovano i Nazgûl, cioè vengono braccati dai Nazgûl. Devono fare le prime fughe, devono nascondersi e soprattutto non hanno mai visto un essere più grande, più alto di loro, a parte Gandalf. Quindi entrano ufficialmente nel mondo magico, laddove invece per degli eroi epici il mondo magico è proprio il mondo che già abitano loro, cioè è normalissimo per un eroe epico dire ok, scusate, vado ad ammazzare il gigante. Non è che lo devono scoprire che esiste il gigante, c'è, lo sanno e gli vanno incontro. Gli Hobbit no, perché gli Hobbit appunto come eroi di una narrazione romanzesca, sono comuni e non conoscono quello che c'è al di fuori del loro orticello. E che, se posso aggiungere sia parole tue che dei video di Paolo Nardi, la funzione narrativa di questi Hobbit è anche ci introduce il lettore in questo mondo attraverso il loro sguardo, la loro vita, diciamo, il loro vissuto. Noi entriamo in questo mondo. Posso chiederti cosa intendiamo per mondo magico? Il mondo magico, sempre secondo le teorie della narratologia, è diciamo dove inizia davvero l'avventura. L'avventura inizia quando l'eroe, il protagonista, allora l'eroe è praticamente il termine in cui nella narratologia viene indicato il protagonista della storia. Noi di solito, insomma, quindi lo possiamo utilizzare i due termini in maniera intercambiabile. Quindi, diciamo, nel momento in cui l'eroe abbandona la propria routine, lo fa perché entra nel mondo magico. E nel mondo magico le regole sono completamente diverse. Vogliamo restare in narrazioni pop? Avatar. In Avatar, quando il protagonista si risveglia dal sonno criogenico, sta già praticamente avvicinandosi al mondo magico, nel quale entra, che sarebbe Pandora, nel quale entra quando indossa le vesti dell'Avatar, perché lui si collega a questa macchina, certo, che trasferisce la sua mente temporaneamente all'interno di questo costrutto biologico, insomma, artificiale, però, e vive nel mondo di Pandora. Pandora per lui è completamente sconosciuto e infatti cosa fa l'eroe appena arriva? Deve apprendere le regole di questo mondo, altrimenti non saprebbe come vivere in questo mondo. Dorothy, mago di Oz, quando viene scaraventata nel mondo di Oz ed esce dalla casa che è stata trasportata dal tornado, praticamente scopre che è un nuovo mondo, entra materialmente, fisicamente, nel mondo magico. Questo però non vale solo per la fantascienza e solo per il fantasy. Il mondo magico è un termine convenzionale in cui si indica appunto l'uscita dell'eroe dal conosciuto e dalla propria routine. Quello che lo aspetta al di fuori è magico, nel senso che richiederà nuove competenze, nuove conoscenze per poter essere affrontato, perché ha regole diverse. Il mondo magico ha questa caratteristica, ha regole diverse. Per 50 sfumature di grigio, quando la protagonista viene assunta nell'azienda, insomma, dove lavora il Mr. Black, Mr. Grey, anzi, entra nel mondo magico. Cioè, quindi il mondo magico è quello, il momento in cui effettivamente inizia l'avventura. Un nuovo mondo, nuove regole. Nuovo mondo, nuove regole.
Quindi, come dicevo prima, per Aragorn, Legolas, Gimli, Boromir, il mondo della Terra di Mezzo è già il loro mondo, non lo devono conoscere. Gli Hobbit lo devono conoscere e quindi sono il tramite perfetto per il lettore, perché una delle caratteristiche delle narrazioni è che deve far conoscere a noi lettori quali sono le regole di quel mondo. Normalmente, se io prendo un personaggio che è già inserito in quel mondo, non c'è motivo per cui quel personaggio debba ascoltare o leggersi il libretto delle regole, tra virgolette. Se io prendo un personaggio che è esterno a quel mondo, qualcuno dovrà spiegargli come funziona quel mondo. E quindi ricorda un po' i è una videogiochi. dinamica. C'è molto nei Sì. videogiochi, quando tu arrivi Sì. c'è qualcuno che ti fa una piccola lezioncina su come funziona questo mondo, le regole. Sì, assolutamente, assolutamente. E Arrakis, certo, per Mayakan 86 che ci commenta, Arrakis è il mondo magico, per forza. Loro vivevano in figuriamoci, loro venivano da un mondo praticamente acquatico e si ritrovano su un mondo desertico. Quindi è il cambio della routine, perciò è assolutamente mondo magico. Però mondo magico, appunto, io ribadisco, non è che va interpretato come mondo della magia, cioè è un termine convenzionale che indica tutti quei momenti in cui la routine viene rotta e inizia davvero l'avventura. L'avventura non inizia realmente finché non si entra nel mondo magico. E gli Hobbit sono appunto il nostro tramite, cioè per due motivi, sia perché appunto qualcuno gli deve e questo pure è ugualmente interessante, sia perché qualcuno a un certo punto dovrà spiegargli un paio di regolette, cioè non è che gli fa il tutorial come nei videogiochi, ma che comunque è un classico esempio di come ti gestisco l'ingresso nel mondo magico. I videogiochi sono io effettivamente utente che devo apprendere le regole, quindi qualcuno me le deve effettivamente spiegare parola per parola. In narrativa succedono due cose. Ci può essere qualcuno che effettivamente gliele spiega, ma soprattutto c'è lo stupore, il sense of wonder, del protagonista di fronte a cose nuove. Noi percepiamo anche quello, cioè il fatto che per il protagonista sia nuovo e lo sentiamo nuovo anche noi. Quindi, se ben narrato, anche il troll, per dire, che ormai è diventato figura, anche questa quasi un archetipo, cioè quantomeno è ormai strutturata e definita da tantissime narrazioni, quindi se uno ci dice troll, noi ce lo immaginiamo già formato in una certa maniera, ma se il narratore riesce a introdurmelo nel modo giusto, io sento lo stupore di aver incontrato un troll, anche se magari ne ho letti a decine. Ecco. Bene, e se posso aggiungere la difficoltà, l'arte di una narrazione, abbiamo detto, si introducono queste regole e anche rispettarle, c'è una certa coerenza anche con il mondo narrato, queste regole interne, se non sbaglio. Ok. Poi volevo chiederti, allora, se per te andasse bene, tanto la storia la conosciamo tutti quanti, casomai volevo scavare all'interno dei personaggi, ad esempio quando abbiamo iniziato la nostra chiacchierata, ci siamo conosciuti, io banalmente non so, parliamo, Aragorn per me è un guerriero, tu mi hai detto no, è un altro, c'è un altro archetipo, l'archetipo del re, quindi casomai vedere qualche personaggio principale, ovviamente non tutti, perché sennò veramente impieghiamo un'era soltanto a farli tutti quanti, però vedere chi sta dietro a livello proprio di narratologia. Però prima ancora, scusami che poi mi dimentico, ci sono tanti commenti, c'è una domanda di Ghibli che poi ce la perdiamo, è una domanda vecchia ma non sono riuscito a portarla. Opere scritte e raccontate, un'eccezione, le brutte storie, una mancata capacità degli sceneggiatori. Oppure anche continua con, oppure voler appositamente dare prodotti in genere del pubblico. Ok, diciamo che questa è Domandone. una grandissima diatriba qua, cioè, allora, sono anche disposto a rispondere, però magari ci facciamo una live a parte, perché sennò qua andiamo proprio su tutt'altro. No, quindi comprendo, Gimli, la domanda, che è assolutamente pertinente, e ce la domandiamo spesso tutti, però ci sono tante
scuole del pensiero anche su questo, quindi adesso ci dimenticheremmo completamente il tema della live Vabbè, se la rispondessi lasciamo adesso. per... Lasciamola o per più tardi, Va oppure bene. O una se futura siamo ancora tutti live. svegli, oppure per un'altra Esatto. live, esatto. Va bene, quindi allora inizierei, giusto per darci una sorta di mossa. Abbiamo parlato Sì. di Aragorn. Chi sta dietro alla narrazione, effettivamente? Qual è il suo archetipo? Allora, intanto c'è da considerare che vari personaggi possono assumere facce diverse, che è appunto il discorso del mille volti dell'eroe, e evolvere questi loro volti, queste loro facce e quindi anche l'archetipo di riferimento. In realtà molti di questi archetipi parlano anche tra loro e quindi è anche normale in realtà trovarne due pure contemporaneamente. Però partendo da Aragorn è essenzialmente inizia come il guerriero guardia sostanzialmente, cioè guardia dell'incolumità degli Hobbit. Il guerriero è quello che cerca, cioè archetipicamente, diciamo, proprio il modello del guerriero e psicologicamente, è quello che intanto cerca di cambiare, di influire, scusate, influenzare il mondo intorno a lui in un rapporto inizialmente conflittuale. Quindi è quello che per cambiare il mondo sa che deve affrontare il mondo, cioè il drago in questo caso. Il drago pure è un altro termine archetipico che tipicamente indica la sfida, indica la grande sfida che attende l'eroe e il mostro, tra virgolette, principale che va sconfitto. Questo mostro può essere anche del tutto interno, può essere proprio un blocco psicologico, un'incapacità propria, eccetera, eccetera. Quindi il Se vogliamo, drago quello che anche Aragorn vive, ha questo titubante, ha questo dubbio se diventare re farà come i suoi antenati. quello esatto, e quello evolve cioè nel Mh-mh. senso che secondo la Pearson, ad esempio, che è una di queste autrici che prendo a riferimento quando parlo di archetipi, perché lo declina proprio in maniera psicologica, quindi mi piace molto questo poter avvicinare le storie alle nostre vite, le storie alle nostre esperienze dirette proprio, quotidiane. Ehm, il guerriero evolve piano piano, cioè se compie il suo giusto percorso, evolve piano piano in una figura che non ha più bisogno del conflitto. Cioè il guerriero poi a un certo punto va oltre il conflitto e va verso una situazione in cui, come dire, è comprensibile, comprende che tutti possono vincere. Cioè proporrà, è quasi come se diventasse, tra virgolette, un diplomatico, cioè all'inizio parte come incendiario, tra virgolette, e poi finisce come pompiere, no? Nel senso che alla fine capirà che non tutti i conflitti vanno vinti con la sottomissione dell'avversario. Alcuni conflitti possono essere vinti proponendo delle condizioni alla pari per tutti, capendo ad esempio che la mia posizione, anche se è diversa dalla tua, non genera necessariamente un contrasto. Questa cosa è l'evoluzione appunto del guerriero che avvicina sempre più Aragorn a quello che poi sarà il re, perché Aragorn è anche re, è re a tutti gli effetti, diciamo, per sangue, no? per proprio discendenza di sangue, ma lui questa cosa l'accetterà solo alla fine. Accetta alla fine quando assume i connotati del re perché, ad esempio, perdona, lui perdona gli spettri, cioè le anime che erano state dannate dai suoi avi perché non avevano rispettato i patti, lui le perdona. Quindi rinsalda, di fatto, cura una grossa ferita che c'era stata, che i suoi avi avevano causato in quelle persone, lasciando legate le loro anime al mondo materiale. Quindi quando fa questo, ad esempio, lui capisce
che può essere il re che si prende cura, perché una delle caratteristiche del re è quella che si prende cura del regno, si prende cura dei propri sudditi, cioè di chi viene affidato alla sua custodia, come faceva il guerriero, cioè anche il guerriero si prende cura di chi sta in qualche modo è chiamato a proteggere, ma lo fa da una posizione diciamo più saggia, per semplificare la cosa, diciamo più illuminata, e sicuramente più alta come posizione, perché non sarà quello che domina sul campo di battaglia, il re propriamente detto, ma è quello che governa con benevolenza e con Giustizia. assennatezza i propri territori e quindi i propri sudditi. Non solo, lui è re anche perché, appunto, come dicevo, cura, e una delle caratteristiche, questa presa invece da Frenzen nel Ramo d'Oro, una delle caratteristiche proprio del re nelle culture arcaiche era quello che fosse anche un sacerdote guaritore, e quindi noi lo vediamo appunto curare, come dicevo, la ferita causata dai suoi avi con gli spettri, curerà anche i feriti della battaglia. Lo vediamo meglio quello nei libri piuttosto che nei film, però c'è anche questo. Quindi, esatto, l'archetipo dei re taumaturgici. Esatto. Perfetto. Possiamo dire che Bormin è l'archetipo del guerriero che viene sconfitto invece dal drago, cioè vittima di se stesso. Esatto, infatti è il guerriero ombra, perché ogni Mm-hmm. archetipo, anche secondo Jung, e poi viene ripreso appunto dalla Pearson, ha la sua ombra, ha il suo opposto. Cioè noi dall'archetipo possiamo essere abitati o possiamo incarnarlo, oppure possiamo essere dominati se non lo riconosciamo. Cioè se non riconosciamo che l'ombra sta agendo in noi. Boromir è questo perché tra l'altro non riesce a superare il concetto che tutto debba essere una affermazione di potenza, che l'unico modo per vincere è un'affermazione di potenza, e quindi cade vittima di questa cosa qua. Brama l'anello, che gli promette potere. Quindi non supera mai questa dimensione base, diciamo, del guerriero, ma anzi ci precipita sempre più a fondo, andando, diciamo, nella direzione opposta all'ascesa e quindi nella caduta. E in quel caso ha anche alcuni tratti di un altro archetipo che è quello dell'orfano, diciamo, però adesso non complichiamola troppo, diciamo che è un archetipo del soggetto un po' cinico che non si fida del mondo e quindi cerca di cambiarlo. Infatti una caratteristica di Boromir è che quello che lui vuole fare con l'anello non vorrebbe farlo da solo tecnicamente, lo farebbe insieme a Gondor, cioè insieme alla propria comunità, che è una delle caratteristiche di questo archetipo qua. Però adesso vabbè, non rimaniamo linee generali. Ma curiosità, questo drago mi ha scatenato molta curiosità. Il drago è proprio l'avversario, il male, Sauron, l'anello? Ci sono vari draghi? Perché c'è anche Saruman. Sì, ci sono vari draghi perché ogni eroe ha il suo drago, tecnicamente. Perché il drago per Boromir, abbiamo appena detto, è l'anello, cioè è il richiamo del potere, di fatto, incarnato simbolicamente, insomma, dall'anello nella trilogia, nell'opera del professore, e quindi ne rimane vittima. Per Aragorn è altro, per Aragorn è fare i conti con questa difficile eredità, diciamo che viene presentata ancora più problematica dai film, forse rispetto ai libri, però comunque c'è, quindi essere all'altezza dei propri avi, sapendo che uno dei propri avi, tra l'altro, è stato un po' la causa della situazione che si ritrovano oggi a vivere, perché se Isildur avesse accettato l'anello non ci sarebbe stato tutto il casino. Aveva altro per la testa il nostro Isildur, come sappiamo. Esatto, come sappiamo ormai, perché adesso ci hanno fatto vedere concretamente cosa aveva per la testa.
E quindi qua si vede la lungimiranza di questa serie TV. Vabbè. Esatto, esatto. Scusate, ma le battute mi è venuta naturale. No, Allora, infatti. Però ecco, ognuno c'ha il suo Drago. drago sicuramente. E il drago più grande, cioè il vero nemico contro cui tutti poi combattono, ma non solo gli eroi, tutto il mondo, in quel caso è certamente Sauron, perché è, cioè Il è male, il tiranno sostanzialmente, è il certo. male, l'incarnazione del male, l'incarnazione del tiranno, quello che negherebbe il libero arbitrio dei popoli, perché li governerebbe tutti lui con pugno di ferro e attraverso Soprattutto non puoi scendere a compromessi, cioè io arrivando dal mondo di Martin, dove compromesso è sempre lecito, in questo caso è esatto, impossibile, o ti sottometti o niente, non c'è esatto. proprio, mi verrebbe a dire, il male con la M maiuscola. Sì, sì, assolutamente. È il male, anche lì è il male archetipico. Infatti è isolato, è in una torre oscura, è, come dire, è prolifica però, perché ha schiere e schiere di servitori, E gli corrompe. orchi, corrompe appunto attraverso la magia, attraverso il pensiero, attraverso le promesse, perché pure Saruman viene corrotto attraverso il Palantir, perché parla in qualche modo con Sauron e Sauron gli fa delle promesse. Quindi in tanti modi è questo male primordiale con cui tutti dobbiamo fare i conti, quindi è un po' il drago di tutti certamente, cioè perché se tu subisci, cioè se tu vieni sconfitto da quel drago, significa che puoi perdere la vita, ok, ma puoi anche semplicemente perdere te stesso, cioè puoi anche rimanere in vita, però non sei più tu. Infatti è interessante come ogni eroe è tentato da quest'anello, è tentato da Sauron e tutti quanti ne sono potenzialmente vittime, tutti quanti ne hanno timore, anche i personaggi più illustri. Lo stesso Frodo di fatto perde la sfida, arriva un momento e non ce la fa più. Sì. Se posso, vuoi dire qualcosa, possiamo andare avanti. No, no, possiamo andare Abbiamo avanti. parlato, abbiamo visto di Isengard come di fatto una figura positiva, viene corrotta dal male. Ma volevo chiederti, la figura più positiva e di speranza che abbiamo è Gandalf. Mhm. Chi è nella narrazione? Come possiamo vederlo? Gandalf sostanzialmente è la guida, sarebbe proprio il mago, nel senso che Mhm. viene vissuto in questa maniera. Poi è diventata la figura del, anche qui, mago archetipico, cioè tunica, cappello a punta, bastone, che poi dopo è stato riproposto da altre narrazioni, da altre iconografie pure di stampo fantasy, ehm, nel mondo insomma dei Forgotten Realms, dei Dungeons and Dragons, c'è il Minster che alla fine viene rappresentato pari pari, cioè tu paludamenti rossi, però sostanzialmente sì, nel senso che è il mentore, è il ruolo narrativo più vicino a Gandalf, però non è solo quello, perché il mentore si fa da parte nelle storie. Il mentore dà il via dall'abbrivio Pensiamo a Yoda. all'eroe. Scusa, t'ho perso. Pensiamo a Yoda di Guerre Okay, Stellari. esatto, Può essere il classico ma non mentore. interviene, non interviene. E invece Gandalf è un personaggio protagonista a tutti gli effetti e lo vediamo intervenire in tante situazioni. Parla con Saruman, scopre il tradimento di Saruman, ehm, sconfigge poi la magia, la maledizione di Saruman su Re Théoden e scaccia Vermilinguo. Va a Minas Tirith, da cui soprattutto nei film è praticamente quello che consente l'accensione dei fuochi che poi danno l'allarme e fanno arrivare i Rohirrim. Cioè fa
fa cose, indubbiamente, quindi non è solo il mentore. Il mentore propriamente detto è quello che ti indico la strada, vai e parti. Diciamo che è più mentore nello Hobbit, sostanzialmente. Nel Signore degli Anelli è molto più attivo e quindi è un personaggio. È mago, nel senso che mago in quanto archetipo è colui che porta alla trasformazione del mondo, soprattutto di se stesso e degli altri. E infatti è una guida in qualche modo, però porta a una trasformazione degli altri attraverso delle indicazioni, attraverso come dire, attraverso il mostrare anche come potrebbe essere diverso il mondo se non venissero prese certe scelte. Quindi è anche quello che ha proprio la capacità trasformativa. La sua magia è una magia di trasformazione, però chiaramente agisce come trasformazione sugli altri, migliorando gli altri, allora consente un miglioramento del mondo in generale. Perfetto. Volevo chiederti, ovviamente, tralasciando la serie, che va bene così, però vedere la profondità di questi due personaggi che sappiamo tutti sono stati abbastanza bistrattati. La figura di Galadriel e di Harold, che archetipi hanno dentro? Cioè, una narrazione così possiamo anche tastare lo spessore di queste figure. Elrond è il saggio, principalmente il saggio. Anche lui è un guaritore, però per come viene presentato, per come viene, è essenzialmente il saggio, cioè colui... Se posso, può essere anche Sì. visto come mentore, proprio lui, che dice, indica la strada e poi si ritira. Anche Certo. lui, sì, come ruolo narrativo sì, cioè il mentore è un ruolo narrativo più che un archetipo, cioè Ok. c'ha il ruolo di indicare la strada, c'ha il ruolo di raccogliere è corretto questo sì, perché c'ha il ruolo di raccogliere il concilio, il ruolo di guida nel concilio, quindi la sua voce è comunque più pesante, insomma, c'ha più peso rispetto a quelle degli altri e quindi sicuramente sì, cioè è quello che effettivamente dà le indicazioni giuste, quello che sa qual è l'unica soluzione per l'anello, tanto più che, come fanno vedere nei film, lui era con Isildur nel momento in cui l'anello poteva trovare la sua fine e invece non è stato. Quindi lui ha la saggezza perché ha la conoscenza, in questo caso una conoscenza proprio diretta, in prima persona, di quello che è stato, di come chi è caduto preda del potere dell'anello è stato corrotto e quindi può dare le indicazioni giuste. Poi il saggio è quello che attraverso appunto questa conoscenza equilibra anche i diversi aspetti del mondo attorno a lui, perché riesce ad avere una visione un po' più ampia. E quindi, ad esempio, anche se non è il solo ovviamente a volere una cosa del genere, però è il fautore della presenza di rappresentanti da ogni popolo. Quindi è quello che vuole la presenza tanto di Legolas quanto di Gimli, o meglio, tanto degli Elfi quanto dei Nani al concilio, e quindi consente questo a due rappresentanti delle rispettive razze di offrirsi volontari per la missione che li aspetta. Quindi in effetti è come quello che ha creato la situazione che ha dato il via alla soluzione finale, cioè alla Compagnia dell'Anello e poi dopo alla distruzione dell'Anello stesso. Quindi l'ha fatto attraverso la sua saggezza. Poi, cioè attraverso la sua visione più ampia degli eventi e con questo conciliando tante anime diverse. Tra l'altro si potrebbe dire con la lungimiranza, se uno volesse vederla anche in questa maniera, che Legolas e Gimli poi, attraverso il loro viaggio fianco a fianco, scoprissero
la capacità di poter essere amici, quindi risolvere un'inimicizia lunga di secoli, se non di millenni, tra elfi e nani. Quindi si potrebbe quasi vedere che lui è stato un po' quello che ha operato anche per questa soluzione. Perciò appunto il saggio, cioè quello che ha Anche una inclusivo, non visione buonistica. solo ha trovato la soluzione, anche inclusivo. Anche la soluzione inclusiva, esatto. Va bene. Esattamente. E E invece, se posso, Galadriel Galadriel? invece Galadriel invece è una la figura, intanto anche lei di re, regina, vabbè, declinato al femminile, però è la figura del re, nel senso che lei è a guardia del proprio territorio, di Lothlorien, attraverso la sua magia, quindi si prende cura della salvaguardia dei territori e delle persone, quindi degli elfi, a lei affidati. Però è anche il re che durante la narrazione rischia il contatto, anzi si confronta, no, rischia il contatto, si confronta effettivamente con la propria ombra, quando Frodo le offre l'anello. Frodo le offre l'anello e lei di fatto lì si confronta con la propria ombra, tanto che alla fine, dopo aver vinto questo confronto, lei riconosce pienamente se stessa. Quindi dice rinuncio, me ne andrò da questo mondo, ma resterò Galadriel. Perché il rischio è quello di cui lei stessa parla. Potrebbe diventare un tiranno. Sì, bella e terribile, gli uomini mi venereranno, com'era? Mi venereranno dannandosi, una cosa del genere, e quello però è il rischio a cui va incontro il re, che dovesse subire, dovesse cadere vittima della propria ombra, avere il potere ed esercitarlo senza controllo e senza nessuna remora, senza nessun rispetto per il territorio e per le persone che gli sono affidati. Un Quindi tiranno. un tiranno, essenzialmente un tiranno. Quindi da questo punto di vista, poi dopo sarà anche quella che, rappresentando appunto, restando diciamo nella dinamica del re benevolo, saluta gli eroi con dei doni. Quindi è quello proprio generoso, quello che consente tra l'altro a una parte del proprio regno, simbolicamente, di uscire per il mondo e quindi di lasciare anche una traccia, una sorta di eredità nel mondo. I mantelli, questo nei film è visto pochissimo, perché si vede solo quando dà la fiala di luce a Frodo. Tutti gli altri doni vengono omessi, però c'erano i mantelli, infatti lì I c'era una capelli, grande 3 ciocche di capelli di Galadriel che dona Ghiblin, che ha un a valore Ghibli, fortissimo. esatto, ma e che quindi saranno l'unica vestigia materiale che rimarrà mai di Galadriel una volta che lei sarà partita per Valinor, tra le altre cose. Quindi è proprio un lascito, una sorta di legacy, Reliquia. un'eredità. È più una legacy, cioè è l'eredità che il re lascia, cioè non lascia una dinastia, di solito il re lascia la dinastia, e lei invece lascia un'eredità. Ma tanto più a Sam dona dei semi, questo nel libro, perché appunto non si vede nel film, dona dei semi, quindi quando lui pianterà quei semi, una parte di Lothlorien continuerà a vivere. Lothlorien sappiamo che una volta che sarà andata via la Dama Bianca non sarà più quella Lothlorien, perché comincerà pure lì a in qualche modo a decadere, decade anche la magia insomma protettrice e che la custodiva, quindi che in qualche modo la preservava anche dalle invasioni, ma una parte di Lothlorien originaria resterà in quei semi, quindi resterà nella contea, mondo che vabbè come sappiamo materiale sostanzialmente e materialistico per certi versi, però bucolico, benevolo, dove può sopravvivere la magia. Quindi
come una piccola fantasia, diciamo, all'interno del mondo reale, ecco, quindi tutt'altro che secondaria, anche come figura e come quello che si porta dietro Galadriel, assolutamente, anzi. Perfetto, ti ringrazio. Io dico, questi argomenti sono veramente ignoranti, infatti mi piace molto parlare con te, che sono il primo a beneficiare di quello che dici. Io onestamente, Grade, vedendo i tuoi video su Chernobyl, avevo immaginato un altro archetipo, quindi adesso ti faccio questa domanda. Ah, Ma nel Signore degli Anelli abbiamo l'archetipo della madre? È impersonificato da qualche figura o è assente? Che non penso che tutti gli archetipi sono presenti in una narrazione, perché sarebbe veramente allora, difficile. quello di cui parlavo in Chernobyl, è come se fossero tre quasi sovraarchetipi, tra virgolette, cioè nel Okay. senso maxi archetipi, nel senso che la madre è incarnata da tutti quei personaggi che si prendono cura, Mh-mh. okay? E quindi potrebbe anche appartenere parzialmente a tutti, cioè nel senso un pizzico di quell'archetipo potrebbe appartenere a tutti i personaggi, appunto tutti coloro che si prendono cura degli altri fino al punto del sacrificio. Quindi anche da quel punto di vista Gandalf contiene in sé l'archetipo della madre, ma contiene in sé anche l'archetipo del padre, perché è quello che dà la guida, quello che conduce, quello che dà le regole. Cioè sono grossi archetipi questi familiari, tra Scusa virgolette. se posso, Sam potrebbe in questo senso allora personificare l'archetipo della madre nei confronti di Frodo, quindi si vede una domanda se posso. Esatto, 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 esatto. Sì, sì, c'hai azzeccato in pieno. Infatti, è molto più vicino a Sam questo archetipo e Sam è molto Mh-mh. più vicino all'archetipo rispetto ad altri sicuramente. Quindi alla faccia del maschilismo e del sessismo sono appunto archetipi che vanno bene sia per figure maschili che per femminili. In questo caso Diciamo Sam che vengono anche lì convenzionalmente chiamati certo. del padre e della madre, ma perché sappiamo che nella nostra cultura, società, la madre è quella che dà nutrimento e accudimento, il padre è quello che dà le regole e funge da guida. Certo. Secondo quindi sempre a livello di Generale, linea generale di sì, molto generale e, convenzionale, ecco, chiamiamolo certo, così, perché poi chiaramente anche all'interno di una qualsiasi famiglia questi ruoli ovviamente si intrecciano, quindi anche il certo. padre dà affetto, cioè ci mancherebbe pure, non è che però diciamo che vengono chiamati in quella maniera legati a certe standardizzazioni dei ruoli, quando questi ruoli erano veramente standardizzati e meno sovrapponibili quasi o mescolabili, come per fortuna magari è più sentito oggi, ecco, tutto lì. Perfetto, ti ringrazio. Ero molto curioso di questo archetipo e nella mia ignoranza mi sono domandato: "Ma andiamo a rintracciarlo", però avevo difficoltà effettivamente a trovarlo e ero convinto fosse più su Galadriel, però dalle tue parole effettivamente mi è venuto adesso in mente Sam è molto più amorevole, materno, fin troppo a mio avviso. Cioè, io se fossi stato in lui avrei lanciato Frodo direttamente dentro il vulcano, avrei chiuso lì la questione, però voglio dire Infatti non serve abbiamo s ancora parlato di Frodo, tra l'altro, uno direbbe appunto, siamo partiti da va lì, bene, perché parliamo Frodo di è lui. proprio l'archetipo dell'innocente, Mh, cioè lui inizia ignorando completamente quello che c'è al di fuori del mondo, però non lo affronta con estrema diffidenza. mh. Cioè lui ha sicuramente un peso enorme che si porta dietro e devo dire che la rappresentazione che di questo viene dato dai film è di buon livello, insomma, quindi c'è un'ottima attenzione su questo, c'è un'interpretazione, insomma c'è tanto, si sente effettivamente la sofferenza provocata dall'anello in Frodo. Però è anche quello che quando si trova davanti Gollum, al di là delle forme che diciamo che questa cosa assume, però lui è benevolo nei confronti di Gollum, sia perché si rende conto che quello è il suo lato ombra, cioè se Frodo soccombesse all'anello
diventerebbe Gollum, o come Gollum sostanzialmente. Mm-hmm. Quindi si proietta e capisce che anche Gollum è stato una vittima, non è colpevole, differenza di Sam che invece a Gollum non gliene risparmia una. Invece Frodo no. Però questa è anche la caratteristica dell'innocente, cioè di questo personaggio bambino alla fine che si approccia al mondo con una certa fiducia, come se non conoscesse il male, perché uno dice ma non lo vedi che Gollum è malvagio? Sam lo vede, Frodo no, per quel motivo che ho detto prima, ma anche per questo, perché l'archetipo è un po' quello. Quindi affronta il tutto con un pizzico di ingenuità, salvo poi che scoprire che proprio la sua capacità di risparmiare Gollum è l'unica cosa che lo salverà, perché non fosse per Gollum Frodo sarebbe messo l'anello e sarebbe rimasto soggiogato dal potere dell'anello, quindi sarebbe davvero diventato Gollum. Invece il fatto che lui l'abbia risparmiato ha consentito a Gollum poi di prendere su di sé il totale fardello della cosa e precipitare nel Monte Fado con l'anello, però in questa maniera facendo salvo Frodo. E poco non è. E questa è una cosa che l'innocente può guadagnare, tra virgolette, proprio perché si è approcciato con una dose di innocenza, una dose di ingenuità, però anche una dose di apertura, cioè quella che propria del bambino nei confronti di un estraneo. Generalmente, non conoscendo la paura, non conoscendo il cinismo, non conoscendo le brutture del mondo, un bambino magari si avvicina anche con spontaneità pure a un estraneo, a un diverso da lui, come appunto Gollum rispetto ai due Hobbit. Quindi è molto potente questo. Molto interessante, grazie. Gollum può essere visto come l'innocente che ha perso, è stato corrotto, come l'antifrodo? E quello dipende, perché anche da quello che vediamo da quello che si legge nel libro e da quello che vediamo nei film, Gollum non era proprio l'innocente, diciamo. Lui è stato attratto dall'anello, ma perché sembrava, sia dalla rappresentazione, sia da un po' da quello che si legge, magari questo lo chiediamo meglio a Paolo Nardi o a Nicola Nannerini, però insomma da quelle cose io l'ho sempre interpretato come una persona che aveva in sé già un briciolo di corruzione e l'anello ha saputo parlare a questo suo lato ombra, dominandolo e quindi facendolo soccombere a questo suo lato ombra, che però si portava già un po' dietro. Di fatto, ribadisco, anche Frodo fa i conti meglio con il proprio lato ombra perché lo vede incarnato in Gollum, altrimenti non sappiamo. Molto interessante, grazie. Abbiamo una domanda, poi vediamo se continuare o meno, a seconda della tua disponibilità. Qua ci chiedono di Faramir, se rientri un archetipo che non abbiamo ancora toccato di questa serata. Allora, Faramir di fatto è intanto intanto è il figlio praticamente non desiderato, quindi già solo questo lo pone un po' nell'archetipo dell'orfano, appunto. Però è anche in realtà l'angelo custode, cioè Faramir è quello che guida i propri uomini nella difesa dei confini estremi del regno, è quello che è pronto al sacrificio fino alla fine. E infatti, quando vede che dal padre praticamente non riceverà nessun tipo di lode, anzi viene quasi mortificato per il fatto di essere sopravvissuto laddove Boromir è morto, lui fino all'ultimo farà l'angelo custode. E questo archetipo di cui parla appunto in particolare la Pearson è quello che va verso
può andare, diciamo, verso il sacrificio estremo, quello della propria vita. Faramir quindi si riconosce nel difensore, appunto nell'angelo custode, e fino all'estremo. È pronto al sacrificio estremo. Quindi bene, ti ringrazio. Non so, dimmi tu se vogliamo continuare o meno, aspettiamo un secondo se ci sono delle domande ancora ci che sono delle vogliamo domande, se rifare. abbiamo ancora qualcosa da Sì, sviscerare. se c'è qualche archetipo che senti particolarmente vicino, che vuoi ancora esporre, che non abbiamo toccato, se no io sono molto soddisfatto e ti ringrazio. E io ringrazio te, ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito. Io come archetipo, diciamo, so che vanno un po' integrati tutti Certo. nella vita e bisogna imparare a gestirli. Io posso dire solo questo, nelle storie, quindi a beneficio di chi scrive, di chi voglia scrivere, l'archetipo di partenza è quasi sempre quello dell'innocente, quasi sempre. Però l'importante è che sia un personaggio in fase di crescita. E la Pearson, ad esempio, giusto per richiamare questo, riconosce come gli archetipi della partenza, cioè dell'inizio del viaggio, l'innocente, come l'abbiamo definito, l'orfano, il guerriero e l'angelo custode. Quindi di solito i protagonisti della narrativa all'inizio delle loro storie rientrano in uno di questi archetipi, perché gli altri di cui abbiamo parlato o accennato sono archetipi più evoluti, sono archetipi che aspettano anche noi più avanti nella vita, mentre all'inizio della nostra vita, tra infanzia e adolescenza, ci identifichiamo più facilmente in uno di questi quattro. E la stessa cosa farà l'eroe delle narrazioni, indipendentemente dall'età però. Certo. Quindi può avere anche 50 anni, ma se inizia la storia, l'inizio della sua storia molto probabilmente è uno di questi quattro archetipi. Che di fatto, se non erro, Frodo ha 50 anni nel libro. Sì, questo non me lo ricordo, adesso Comunque l'età è bello avanti con poi... l'età, cioè non è che nel film fa sorridere, sembra un bambinetto, poi in realtà Sì. guarda che ho 50 anni, sta scherzando, cioè, l'ho visto, tra virgolette, il mondo. Sì. Va bene, c'è ancora una domanda, comunque se avete dubbi su come scrivere tutto, ovviamente c'è il tuo canale YouTube, c'è il tuo lavoro e tutto, ci sono tutti i tuoi dettagli che vi Se invito volete a venire a dare un'occhiata, contattare. trovate lì, assolutamente. Casomai, per concludere, c'è una super domanda riguardo proprio a fattori di scrivere, no? È un po' abbastanza fuori contesto, non so se vogliamo lasciarla per altro o se casomai Se vuoi do una nei video e risposta tutto. veloce, poi dopo in altri Va contesti bene. la risposta veloce è che non è vero che è più difficile. Cioè è più difficile solo se per fantasy, quindi come corrispettivo, intendiamo il fantasy più classico e quindi oggi un fantasy banale, cioè il fantasy degli orchi, nani, elfi è un po' superato. Fantasy moderno è altra cosa e non è assolutamente più semplice. E quindi di contro non è più difficile la fantascienza. Quello che è complesso in entrambi i casi è creare un world building, quindi una concezione, filosofia proprio del mondo narrativo che, attenzione, a sua volta sia funzionale alla storia che voglio raccontare. Perché è inutile che io metta, per fare un esempio abbastanza noto, le scope volanti, se poi nella storia le scope volanti non vengono mai usate. O meglio, non vengono usate in momenti decisivi della storia. Cioè, se servono solo come cosa di colore, va bene, ok, ci può stare,
ma il livello superiore è che tutto quello che io metto all'interno del mondo abbia un'utilità per le storie che poi dopo vado ad ambientare in quel mondo. Perfetto, ti ringrazio. Se possibile, ancora una domanda di un amico Zach che ha Mhm. fatto diverse live da me. Soprattutto trovo molto la profondità di questa domanda. Se possiamo parlare di Denethor, in particolare questa figura del padre che si accorge tardi di amare il figlio. Effettivamente è un archetipo, è un fattore narrativo? Come possiamo vederlo sul profilo della narrazione? Sì, nel senso che è un'altra ombra del re, Mm. cioè è l'archetipo del re, però è un'altra ombra del re, cioè il re che, che viene dominato dalla propria ombra, ehm, diciamo che non si preoccupa più, come dicevamo che sarebbe successo per Galadriel, non si preoccupa più del proprio popolo, del proprio territorio, fino al punto da restare, diciamo, in una situazione di mummificazione, che è esattamente quello che succede a Denethor. Cioè non prende più decisioni, perché anche il non prendere decisioni è il non occuparsi del popolo. Se tu sei re, tu hai la responsabilità della scelta. Tu non puoi dire io non scelgo. Denethor invece fa proprio questo, non sceglie. Quindi lui è re come archetipo, ovviamente. Sappiamo che all'interno, insomma, della narrazione è solo una sorta di maggiordomo di palazzo, quindi è un Però reggente. comunque ha questa E, funzione politica effettivamente di però governo. è comunque un leader, cioè nel senso che tutti guardano a lui per le decisioni. L'esercito si muove se, quando e come lo dice lui, tranne che poi dopo, per fortuna, c'è Gandalf che chiama aiuti quando Denethor non l'avrebbe voluto fare e muove l'esercito, cioè muove i soldati e li guida proprio in battaglia. Però Denethor è il re che ha perso interesse proprio per certi versi, cioè si accontenta della sua posizione, ma non agisce la sua posizione. Quindi si mummifica, ma così facendo condanna tutto il regno all'immobilismo e senza cambiamento non c'è vita. Quindi di fatto costringe il proprio regno a una sorta di morte. E sarebbe così, perché fuori ci sono gli orchi, lui dice no, salvatevi tutti, andate, ma dove vai? Cioè se abbandoni il tuo regno sei arrivato alla fine, cioè il capitano che è l'ultimo ad abbandonare la nave e lui dice ok, cioè non abbiamo ancora neanche naufragato, però già abbandoniamo la nave. Ecco, quindi È un pessimo guida. eh sì, è l'ombra del re, cioè nel momento in Ah, cui arriva a una situazione che non si vuole più, per certi versi, accollare la responsabilità. Lì dopo, chiaramente, cioè questo è l'archetipo, poi dopo viene specificato, cioè viene in qualche modo spiegato narrativamente con il suo dolore, ad esempio per la morte di Boromir. Quindi dopo quello è la narrazione che introduce una causa, chiaramente, perché se le persone devono agire in una certa maniera, devono farlo all'interno di una narrazione perché hanno i propri obiettivi, oppure perché hanno appunto dei traumi. Cioè, ci deve essere una spiegazione narrativa perché quell'archetipo sia anche riconoscibile, se no è solo uno che è un povero demente che non sa quello che fare sostanzialmente. Quindi non facciamo è la riferimenti a storia. Sì, cose cioè a caso. è anche la storia che ci porta a Certo, comprendere. coerenza interna. Altrimenti sarebbe soltanto una figura di sfondo Mhm. senza alcun valore. E poi se posso soprattutto c'è sempre questo mito dell'immedesimazione. Se non è credibile, io me ne accorgo e capisco che tutto questo si finge, un po' come a teatro, non so, uno ma a teatro no, uno stona, ecco, in musica, proprio una forte stonatura rompe quella magia che si è creata.
E certo. nella narrazione è questo, se non è credibile tutto, vedo di fatto, come nei tuoi video che di fatto hai elogiato la serie TV, che faceva vedere di fatto, in senso apologetico, faceva vedere l'impalcatura della finzione, quindi un'antistoria per eccellenza. Va bene, infatti molto interessante, a parte io le trovo veramente simpatiche, le ho viste i tuoi recensioni, le ho aspettate veramente con ansia, no, però ero molto contento perché fatte benissimo, mi facevano veramente sorridere, però il bello appunto fanno riflettere tutto ciò e sono un ottimo esercizio appunto a livello anche negativo. Tu insegni come scrivere una storia, bene, impariamo anche in un modo negativo, perché questa storia non funziona e hai spiegato anche i motivi, quindi davvero è stato molto interessante, ti faccio i complimenti di persona nuovamente per tutto ciò. Grazie, ti ringrazio e non so che dire, nel senso che non sono avvezzo a reagire ai complimenti, ecco. Reagisco sempre in maniera scomposta ai complimenti. Quindi ti ringrazio, Vabbè, grazie comunque per questa occasione, per questa live, perché comunque è stata una bella carrellata di tanti archetipi che ancora non mi era capitato di affrontare, appunto su Chernobyl ne emergevano altri sostanzialmente, quindi grazie mille. bene, ti ringrazio. Mi spiace Irene, ma su Lovecraft pongo le mani avanti. Io sono appunto un classicista, quindi non voglio fare quello che puzza sotto il naso, ma sono sempre stato orientato a tutt'altro. Per dirne una, il mio primo libro fantasy l'ho letto a 27 anni e da quanto ho capito, sia da Luca, da Nicola, da Paolo Nardi, il mondo di Martin, il Trono di Spade, non è proprio fantasy puramente, quindi anche lì ho un po' il mio ramo storico, realista, ammirato in certe direzioni, quindi forse Luca o altri vorranno fare altre di questo tipo. Io onestamente non me la sento perché è proprio un mondo che non possiedo. E nulla. Quindi io ringrazio tutti i presenti, siete stati numerosi, un sacco anche di persone che, almeno la prima volta che ho visto, che hanno commentato, quindi vi ringrazio. Un saluto ovviamente, qui un commento a caso, un saluto a Giblin, che è un'emozione non da poco, addirittura dal mondo secondario a seguire il mondo primario, è stato veramente fantastico. E nulla, ringrazio Luca, vi invito ovviamente se non lo conoscete, a vedere i suoi video, ma soprattutto a vedere i suoi lavori, e se siete appassionati o fate di lavoro e tutto, avete visto questi dubbi, avete appunto un esempio ancora di uno che ha la conoscenza del suo mestiere. Tra parentesi, mi ha molto colpito durante i tuoi video recensione di questa seconda stagione, quando 2 episodi becchi come va a finire. Lì effettivamente l'esempio concreto di una persona che sa quello che dice. Poi ovviamente la difficoltà di una serie così imprevedibile, che era anche È più chiaro quello. interessante. Era Ma molto è stato imprevedibile. interessante perché comunque si sentiva che non era così scontato. Lancio proprio una bomba, film Marvel. Io non sono un esperto di narrazione, ma sai come va a finire, cioè come inizia, sai già i dialoghi, sai tutto. Una serie, invece questa serie TV, il bello è che comunque è stato imprevedibile, quindi insomma ci ha il brivido. Sì, sì. Oddio, in alcuni casi riuscivo anche lì ad anticipare le battute, ma perché erano le classiche battute banalotte da film hollywoodiano, tipo quando Galadriel diceva ad Elrond: prendi l'anello e fuggi, tra l'altro in un momento in cui, come ho già detto, non serviva manco che lei si sacrificasse particolarmente, perché non erano alle strette, cioè potevano dileguarsi tranquillamente, va bene. E allora lei, quando Elrond sta con la compagnia, gli elfi gli fanno: si è sacrificata per noi, e Elrond si gira e fa: no, l'ha fatto per l'anello. Ecco, cioè quel no, l'ha fatto per l'anello, io già me l'ero scritto in quel mezzo secondo di pausa tra la battuta e un'altra, perché era banalissimo, cioè sono delle battute veramente tirate là, che tu dici vabbè, proprio prese dall'Hollywood di serie B, ecco. Vabbè, comunque va bene. Dai, vi ringrazio, una buona serata a tutti quanti, grazie ancora e grazie a tutti i partecipanti, a tutti quelli che ci hanno seguito, grazie di nuovo Gianluca per l'ospitata e per il tema scelto per questa serata, che mi è piaciuto moltissimo sviscerare. Beh, sono molto contento e buonasera a tutti quanti.